Salve a tutti e benvenuti alla 19ª tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 50 e vediamo gli anni 1955 e 56, un biennio in cui escono alcuni film importantissimi e in cui accade anche l'uscita di scena della RKO, una delle 5 grandi major che controlla il mercato di Hollywood. Vediamo allora perché, ma prima sigla. Dopo il fiasco di Quarto Potere del 1941 e il conseguente licenziamento di George Schaeffer che lo aveva sponsorizzato, la RKO aveva fatto vari tentativi per risollevarsi, nominando alcuni direttori di produzione che però non erano riusciti nell'intento. Finché nel 1948 si era fatto avanti Howard Hughes, il miliardario, famoso aviatore, ma anche regista e produttore, che aveva rilevato la società. Ma con la sua direzione molto controversa, che aveva fatto crollare la produzione, licenziato 700 dipendenti, e con la sua paranoia anticomunista, oltre che per la sua instabilità caratteriale, si era resa ben presto odiosa a tutto l'ambiente. Così, nel 1955, anche Hughes decide improvvisamente di liberarsi dalla RKO e vendere tutto alla General Teleradio, cioè la divisione che segue gli interessi multimediali della General Tire, una multinazionale nata come azienda di produzione di pneumatici. Ma alla General Teleradio interessano solo i diritti di sfruttamento televisivo del catalogo della RKO e così la gloriosa Major cessa di fatto l'attività. L'Oscar per il miglior film del 1955 viene assegnato a Marty, vita di un timido, di Delbert Mann, interpretato da Ernst Borgnine. Il film narra la storia di un uomo ormai trentenne che cerca a tutti i costi di trovare una ragazza e di sposarsi, ma non ci riesce a causa del suo aspetto poco attraente. Quando finalmente trova una ragazza che gli vuole bene, anche se non corrisponde ai canoni estetici del suo ambiente, non accetta i condizionamenti e decide, contro il parere di tutti, di stare con lei. È un film molto semplice che celebra l'importanza dell'autenticità dei sentimenti e dei valori in un rapporto affettivo contro le convenzioni sociali che vorrebbero far prevalere invece criteri di natura economica o estetica. Ha una struttura estremamente minimale in cui si sente notevolmente l'influenza del neorealismo italiano, quantunque in Italia lo stesso neorealismo in questo periodo sia un po' in decadenza. Forse uno dei pochi esempi di neorealismo americano. Comunque vince 4 premi Oscar, anche se l'incasso non è stato eccezionale, non supera il 27° posto al botteghino. Anche perché in quello stesso anno il botteghino è dominato da un film di tutt'altro genere. Il film di maggior incasso del 1955 è Lily e il vagabondo della Disney. Il film racconta la storia d'amore di una cagnetta cresciuta in ambiente benestante con un randagio che vive di espedienti. Ancora una volta Disney fa centro. Questo film ha un successo anche maggiore di Peter Pan di 2 anni prima. Detto questo, non c'è molto altro da aggiungere, se non la considerazione che la Disney riesce ormai a trovare sempre la formula magica per bilanciare gli ingredienti narrativi di sicuro successo. E lo dimostrerà ancora. Nel 1955 esce anche Quando la moglie è in vacanza, un'altra deliziosa commedia di Billy Wilder interpretato da Marilyn Monroe. Il film racconta la storia di un funzionario editoriale rimasto solo in casa perché la famiglia è in villeggiatura che incontra una procace svampita vicina. Resisterà alla sua virtù? Da questo film è tratta una delle immagini più iconiche di Marilyn Monroe, questa.
Solo che nel film questa immagine non c'è, c'è invece questa. Evidentemente il codice Hays, il codice di autocensura, ha colpito ancora. Comunque, a parte questo film è una delle migliori interpretazioni di Marilyn Monroe, che, diretta dall'arguzia di Billy Wilder, interpreta questa commedia satirica sulle ossessioni erotiche dell'americano medio. Il titolo originale rende ancor più l'idea, The 7-Year Itch, cioè il prurito del 7° anno. In Italia è stato distribuito invece con il titolo Quando la moglie in vacanza, tanto per dimostrare che anche da noi la censura mica scherzava. Un altro film simbolo di questi anni, uscito nel 1955, è Gioventù bruciata, diretto da Nicholas Ray e interpretato da James Dean e Natalie Wood. Il film racconta la storia di un giovane che si ribella alla famiglia con cui non riesce a comunicare e che si unisce ad una banda di bulli del paese dove si mette in competizione con il capo della banda che lo sfida e ci rimette la vita. Dopo questo e altri tragici eventi, il giovane riesce a riconciliarsi con i genitori. Il titolo originale di questo film rende di più, si potrebbe tradurre con Ribelli senza causa, e rappresenta un po' il disagio delle giovani generazioni del secondo dopoguerra, di cui James Dean è in qualche modo un po' il simbolo, insieme all'altro simbolo Marlon Brando del film Il Selvaggio, di cui ho parlato nel video precedente. Questo film è il secondo degli unici 3 film interpretati da James Dean nella sua brevissima carriera. Gli altri 2 sono La Valle dell'Eden di Elia Kazan e l'ultimo Il Gigante di George Stevens, quello che ha avuto maggior successo. Un successo che purtroppo non ha potuto godersi perché morì per un incidente stradale proprio 2 mesi prima dell'uscita del film. Ma nel 1955 esce anche il controverso L'uomo dal braccio d'oro, diretto da Otto Preminger e interpretato da Frank Sinatra. Il film parla di un giocatore di poker professionista, ex tossicodipendente, che esce dal carcere e tenta di rifarsi una vita, ma lentamente ricade nel tunnel della droga e del gioco d'azzardo. Otto Preminger è un regista ucraino, emigrato in America negli anni 30, ed è un regista che ama provocare, così come ha fatto con il film La Vergine sotto il tetto di 2 anni prima, di cui ho parlato in un video precedente, che toccava tematiche sessuali. In questo caso invece tocca un altro tema tabù terribile, quello della droga, assolutamente proibito dal codice di autocensura, il codice Hays, e infatti esce senza il bollino di approvazione. Tuttavia il film viene distribuito regolarmente, anche perché la forza coercitiva dell'approvazione di questo codice stava nella forza dello studio system, che era basata sulla integrazione verticale, cioè il controllo da parte degli studios anche della catena di sale cinematografiche. E quindi un film che usciva senza questo bollino non poteva circolare fra queste sale, che era il più ricco. Ma ormai la sentenza Paramount aveva reso i cinema indipendenti dagli studios e quindi i gestori potevano fare un po' quello che volevano. Tuttavia il codice di autoregolamentazione resta ancora in vigore per numerosi anni, depotenziato certamente, verrà anche aggiornato, ma comunque non verrà abrogato fino alla fine degli anni 60 per venire poi sostituito dall'attuale sistema di classificazione del pubblico per fasce di età. L'Oscar per il miglior film del 1956 viene assegnato a Il giro del mondo in 80 giorni, diretto da Michael Anderson e interpretato da David Niven e Shirley MacLaine. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Giulio Verne. Su questo film, che ha vinto 5 premi Oscar, non c'è in realtà molto da dire, se non forse che è la miglior trasposizione mai realizzata del libro.
E in effetti lo sforzo produttivo è stato grande e il pubblico lo ha premiato perché si piazza al secondo posto nella classifica degli incassi della stagione. E dico il secondo perché non può assolutamente competere con il campione di incassi della stagione, che è I 10 Comandamenti, l'ultimo grande colossal di Cecil B. DeMille. I 10 Comandamenti è un colossal di Cecil B. DeMille interpretato da Charlton Heston. Si tratta del remake del suo precedente film del 1923 e racconta la storia di Mosè e dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto alla terra promessa. Questo, come dicevo, è l'ultimo film di Cecil B. DeMille, che conclude la sua carriera proprio con un remake del suo primo grande successo. Ed è anche il film che rende Charlton Heston un'icona del cinema americano, come Marlon Brando, John Wayne. Da questo momento in poi i ruoli eroici ed epici saranno tutti suoi. La realizzazione di questo film è stata lunga e dispendiosa, durato 4 anni la preparazione, e gli esterni sono stati girati tutti quanti in Egitto, con 20.000 comparse, 15.000 animali. Il costo è stato spropositato, una cifra per quell'epoca enorme, 13 milioni di dollari, ma comunque ampiamente ripagati perché ne ha incassati subito almeno altri 80. E tutt'oggi in effetti è considerato uno dei colossal più grandi di sempre. Ma a proposito di colossal, credo sia giunto il momento di fermarci un attimo. La crisi innescata dalla televisione e dai profondi cambiamenti avvenuti nella società americana a partire dal secondo dopoguerra convince gli studios che è molto più conveniente investire in poche grandi superproduzioni, capaci però con la loro spettacolarità di attirare in sala tanta gente. E il successo dei 10 Comandamenti sembra dare ragione a chi la pensa in questo modo. Così, a partire dal 1951, più o meno tutti gli studios che se lo possono permettere si lanciano sui colossal per lo più di argomento storico, mitologico, religioso, ma anche di guerra. Film che per loro stessa natura si prestano facilmente a spettacolari scene di massa. Ma l'entusiasmo degli studios per i colossal, che durerà circa un decennio, non sempre si tradurrà in grandi successi. Anzi, si può dire che nessuno di questi uguaglierà mai gli incassi dei 10 Comandamenti di DeMille. Spesso invece si tratterà di sonori fiaschi, fino a concludersi con Cleopatra del 63 di Joseph Mankiewicz, che portò la Fox quasi sull'orlo del fallimento. Ma questa dissennata politica dei colossal degli studios renderà ancora più fragili dal punto di vista economico e finanziario le major e indurrà a questo punto le grandi banche d'affari, che ormai hanno occupato le maggioranze dei consigli di amministrazione, a disfarsi di tutto il vecchio management, compresi i fondatori. E così i vecchi pionieri, i padri padroni del cinema americano, come Louis Mayer della Metro-Goldwyn-Mayer, Daryl Zanuck della 20th Century Fox, Harry Cohn della Columbia, per un verso o per l'altro, uno dopo l'altro, escono di scena e vengono sostituiti da avvocati, uomini d'affari dell'Est, gente abilissima nell'ottimizzazione dei costi e nell'utilizzo delle tecniche più sofisticate di marketing. Ed inizia così tutta un'altra storia. E così questa nuova generazione di manager, che occuperà progressivamente Hollywood a partire dagli anni 60, traghetterà il cinema americano dal feudalesimo delle major all'imperialismo delle conglomerati multimediali di dimensioni multinazionali. Ma adesso torniamo al cinema. Ma nel 1956 esce anche un film di fantascienza che, anche se non ha avuto un particolare successo commerciale, è diventato un cult movie del genere. Si tratta dell'Invasione degli ultracorpi di Don Siegel. Il film racconta la storia di uno psichiatra che scopre che è in corso un'invasione di alieni che si impossessano dei corpi degli umani e si mescolano tra di loro. Don Siegel diventerà famoso negli anni 60 e 70 soprattutto per la direzione di film polizieschi ed azione. I più famosi sono quelli interpretati da Clint Eastwood, Il ciclo dell'ispettore Callaghan. E tornando a questo film, comunque molti hanno visto in questa storia una allusione al clima di isteria collettiva indotta dal maccartismo che vede comunisti dappertutto.
In effetti questo film si presta a questa lettura, anche se Don Siegel in realtà non l'ha mai avvallata esplicitamente. Comunque, al di là di questo, il genere fantascientifico è quello che in questi anni è il più influenzato da questo clima, anche perché è abbastanza facile fare il parallelismo alieno uguale comunista. Al di là di questo, sono diversi i film di questi anni che si possono prestare a questa interpretazione, come La cosa da un altro mondo di Howard Hawks, oppure Destinazione Terra di Jack Arnold, o addirittura Marte pianeta rosso, in cui il rosso è un'allusione neanche troppo velata. Ancora nel 1956 esce il capolavoro di John Ford Sentieri selvaggi, interpretato da John Wayne. Il film racconta la storia di Ethan Edward, zio di una bambina rapita dagli indiani, che si mette alla ricerca per anni e anni della nipote finché la trova e la riporta a casa. E questo è un altro esempio di come il western stia cambiando, perché qui si occupa di un tema che gli era sempre stato estraneo, cioè quello del razzismo. Ed è un tema che negli anni 50 sta esplodendo e che terrà banco ancora di più negli anni 60. E qui John Ford esprime un suo chiaro giudizio di condanna. Abbiamo infatti un protagonista interpretato da John Wayne che in questa sua ricerca della nipote rapita dagli indiani si dimostra capace di un odio e di una brutalità anche molto superiore a quella attribuita agli indiani stessi. E questo odio lo renderà disumano. Tanto che alla fine del film, quando lui riporta la nipote a casa, resta fermo sulla soglia, all'esterno, estraneo, quasi l'unico escluso dalla riconciliazione e dalla felicità familiare. Nel 1956 esce anche un altro film emblematico del periodo, Come foglie al vento di Douglas Sirk. Il film racconta la storia di Mitch che è innamorato di Lucy, la quale invece sposa Kyle. Ma Kyle, ex alcolizzato, quando il medico gli dice che non può avere figli, ricade nel vizio. Contrariamente alla diagnosi del medico, Lucy rimane incinta, ma Kyle, credendosi tradito, la picchia e la fa abortire, e Mitch, per difenderla, lo uccide. Douglas Sirk è un maestro del melodramma a tutto tondo. Solo lui riesce a rappresentare con la sua maestria tematiche sociali e psicologiche piuttosto controverse, almeno per quegli anni, come l'amore fra persone di età e condizioni sociali diverse, i pregiudizi razziali e l'insoddisfazione sentimentale della mezz'età, il contrasto fra l'amore e le aspirazioni professionali. Sono tutte tematiche che sono al centro del melodramma di questi anni, anche a causa della crisi dei valori tradizionali e familiari che sta vivendo la società americana. E qui il melodramma trova un terreno fertilissimo di storie di incomprensioni e di desiderio, come appunto è questo film che ne è un esempio bellissimo. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video concluderemo il capitolo dedicato agli anni 50 e daremo un'occhiata ai film più significativi che escono fra gli anni 57 e 59. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti iscrivetemi, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.